Bentornate nel mio canale, ben ritrovate, da tanto che non ci vedevamo. Oggi vi lascio la ricetta del pane misto semola, impastato a mano e con lievito madre liquido illicoli. Mi avete chiesto in tante la ricetta di questo pane perché avete visto la fotografia su Instagram. Nell'info box vi metto come sempre tutti gli ingredienti e tutti i link per seguirmi sui vari social. Continuate a seguirmi, mi raccomando. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti che è gratis, basta cliccare su iscriviti e attiva la campanella. Lasciami sempre un like e un commento, io sarò lieta di rispondervi. Vi lascio al video del pane e buona visione. Ciao! Per fare il pane misto semola, in 390 g di acqua versate 80 g di licoli rinfrescato e raddoppiato. Se il vostro lievito sarà in ottimo stato, galleggerà in acqua proprio come questo mio, e sciogliete il tutto con una semplice forchetta. Ora aggiungete 500 g di farina, tra cui 200 g di semola rimacinata, 200 g di caputo pizzeria e 100 g di caputo oro. Vi metto comunque gli ingredienti in descrizione. Mescolate grossolanamente con una spatolina e assicuratevi che tutta la farina sia bagnata. Coprite con un semplice piatto e lasciate riposare in autolisi per 30-40 minuti. Ecco, dopo l'autolisi vedrete che il glutine si è formato anche se abbiamo impastato grossolanamente. Ora aggiungete 12 g di sale ed impastate proprio come sto facendo io. Lasciate riposare per 10 minuti questo impasto coperto. Riprendete l'impasto e sempre con le mani bagnate impastate e assicuratevi che tutto il sale sia ben disciolto nell'impasto. Fate riposare l'impasto così coperto per 40 minuti. Dopo 40 minuti bagnate il piano di lavoro con un po' d'acqua, con uno spruzzino, ed effettuate la laminazione. Rovesciate l'impasto sulla spianatoia bagnata e iniziate ad allargare l'impasto partendo dal centro verso l'esterno. Ora ripiegate su se stesso. Formate un panetto e mettete in una ciotola oleata dai bordi dritti e mettete il segno. Ogni 45 minuti fate delle pieghe in ciotola, sempre con le mani bagnate, così l'impasto non si attacca alle mani. In tutto dovete fare 3 pieghe, a distanza di 45 minuti, mi raccomando.
Dopo le 3 pieghe aspettate il raddoppio dell'impasto. Quando l'impasto sarà raddoppiato potete dare una preforma al pane. Effettuate una preforma molto delicata e fate riposare per altri 15 minuti coperto. Ecco, questa è la preforma molto ma molto leggera, non serve stringere. Ora facciamo il pane vero e proprio. Infarinate il cestino per il pane con farina di semola. Schiacciate tutte le eventuali bolle che vi trovate sotto le mani. Stringete bene il pane e sistemate nel cestino, coprite con un canovaccio e mettete in frigorifero per 12 ore. La mattina seguente preriscaldate il forno a 250 gradi statico con vapore. Uscite il pane dal frigo e lo rovesciate sulla pala, quella per infornare, mettete un po' di semola sotto e poi potete dare dei tagli decorativi ed infine il taglio. Infornate a 250 gradi con vapore i primi 20 minuti, poi cuocete a 200 gradi per altri 20 minuti, poi a 180 gradi per 15 minuti e altri 15 minuti sempre a 180 gradi a spiffero. Eccolo qui pronto e lo fate raffreddare su una griglia. Una volta ben freddo lo potete affettare e gustare. Fatemi sapere se anche voi farete questo pane e mandatemi le vostre foto su Instagram.
Vi aspetto numerosi alla prossima ricetta. Guardate, la mollica deve essere leggera, filante e scioglievole. Buon appetito!